Non esiste un solo modo giusto di utilizzare un equalizzatore. Non esiste il segreto dell'equalizzazione dei professionisti. L'equalizzatore è uno dei tanti strumenti che abbiamo a disposizione per raggiungere gli obiettivi che abbiamo in mente. Possiamo usarlo come vogliamo. Dal punto di vista artistico non ci sono regole. Ci sono però degli aspetti tecnici che, se tenuti in considerazione, possono portare dei benefici, come un flusso di lavoro più veloce e una maggiore consapevolezza nelle scelte. In questo video vediamo alcuni vantaggi dell'equalizzazione sottrattiva. Come suggerisce il nome, l'equalizzazione sottrattiva è il processo con il quale si riduce il livello di alcune bande di frequenze per rimuovere o attenuare suoni indesiderati. Al contrario, quella additiva prevede l'enfatizzazione di alcune bande di frequenza. In pratica scegliamo di togliere quello che non ci piace piuttosto che enfatizzare quello che ci piace. Per questioni tecniche, quando si lavora con un'attrezzatura analogica, ha senso utilizzare un'equalizzazione sottrattiva. In digitale non c'è una grande differenza tra i due approcci, sono entrambi validi. Se se ne preferisce uno all'altro e si ottengono buoni risultati, va benissimo, non c'è motivo per cercare un altro modo di lavorare. Visto però che non sono così ovvi, vediamo 5 vantaggi dell'equalizzazione sottrattiva da prendere in considerazione quando si inizia a lavorare. Il ringing è un argomento complesso e abbiamo in programma un video dove ne parleremo più nel dettaglio. Per ora, per semplificare, possiamo dire che ogni volta che si equalizza un segnale si introduce un artefatto chiamato appunto ringing. Il ringing si presenta come delle oscillazioni aggiuntive che sono facilmente visibili alla fine del segnale, ma sono sempre presenti per tutta la sua durata. Il ringing non può essere eliminato ed è necessario all'equalizzazione. Anzi, il ringing è l'equalizzazione. Quello che vediamo ora è un impulso, cioè un segnale formato da un solo campione. Lo facciamo passare in un equalizzatore e in uscita troviamo questo. Questa forma d'onda è la risposta all'impulso ed è ciò che aggiunge l'EQ al segnale in ingresso per equalizzarlo. Quindi stiamo proprio vedendo il ringing. Plugin Doctor ci permette di analizzare la risposta all'impulso e possiamo quindi vedere come l'ampiezza e la durata di queste oscillazioni dipendano dalle impostazioni dell'EQ. Più gli interventi sono estremi e più queste sono accentuate. In genere il ringing non è molto fastidioso per l'orecchio, ma nei casi più evidenti, con equalizzazioni molto aggressive, potrebbe avere un effetto negativo, ad esempio sui transienti. Uno dei vantaggi dell'equalizzazione sottrattiva è che i valori negativi di gain introducono meno ringing rispetto a quelli positivi, a parità delle altre impostazioni. Il mascheramento è un fenomeno nel quale una frequenza con una certa ampiezza può rendere più difficile percepire frequenze vicine con ampiezza minore. In altre parole, un suono forte può nascondere o mascherare un suono più debole che si trova nelle sue vicinanze. Il mascheramento è un concetto chiave nell'ambito della psicoacustica e ci aiuta a capire il modo in cui il nostro cervello interpreta e gestisce i suoni. Ha anche un grande impatto nelle scelte che si fanno in un missaggio e conoscerlo aiuta a prendere decisioni in maniera più consapevole. In generale, quando si usa un'equalizzazione sottrattiva, si riduce il mascheramento e si crea maggiore definizione in un missaggio. Questo perché quando con un EQ riduciamo tutti quei suoni che non sono ritenuti importanti, non stiamo solo attenuando quelle bande, ma a causa del ridotto mascheramento stiamo di fatto facendo uscire di più le frequenze subito vicine. Questo concetto è alla base del successo di molti equalizzatori vintage, come ad esempio il Pultec. Infatti, se andiamo a vedere la risposta in frequenza di questo EQ, vediamo come sia possibile introdurre un piccolo taglio poco prima o poco dopo un boost. Questo aiuta a dare l'impressione di una maggiore presenza su questa banda, creando maggiore separazione tra quello che c'è sopra e quello che c'è sotto il taglio. Invece che enfatizzare una banda di frequenze, possiamo ottenere un risultato simile andando ad attenuare le bande che mascherano il segnale. Lo stesso vale all'interno di un mix. Tagliando alcune frequenze su una traccia, riusciamo a sentirle di più su altre tracce, senza doverle alzare. L'equalizzazione sottrattiva può offrire anche diversi vantaggi nella gestione della headroom. Infatti, riducendo alcune frequenze permette di abbassare il livello complessivo del segnale, riducendo il rischio di distorsione. Inoltre è particolarmente utile andare a eliminare le frequenze non volute prima che il segnale entri in altri processori, come ad esempio i compressori. In questo modo le frequenze eliminate non rischiano di far lavorare il processore prima del dovuto, migliorando il risultato finale. Se si vogliono anche enfatizzare alcune frequenze, si può fare in un secondo equalizzatore, inserito dopo questo processore.
Come molti sanno, le varie piattaforme di distribuzione online hanno dei requisiti specifici per i livelli di loudness. La loudness è un modo per quantificare la percezione dell'intensità sonora e nella sua misura si tiene conto della sensibilità dell'orecchio alle varie frequenze. Con un'equalizzazione sottrattiva si riduce il volume in alcune bande di frequenza, con una conseguente riduzione della loudness. Questo permette di alzare il livello di tutto il brano, in modo che una volta tornati allo stesso valore di loudness si avrà l'impressione di un maggior volume totale. Quindi a parità di loudness suonerà più forte il brano sul quale è stata applicata un'equalizzazione sottrattiva. Questo è uno dei modi con i quali si ottengono mix e master che suonano più forti a parità di loudness. Il motivo secondo noi più importante per adottare un'equalizzazione sottrattiva è che aiuta a sviluppare l'orecchio. Specialmente per chi inizia è più facile alzare ciò che piace piuttosto che abbassare quello che non serve, è più istintivo e dà più soddisfazione. Inoltre la psicoacustica ci insegna che il nostro orecchio preferisce gli aumenti di volume rispetto agli abbassamenti. Quello che suona più forte ci sembra più bello. Per questo quando si è agli inizi viene naturale usare un'equalizzazione additiva. Fa sembrare che tutto suoni meglio. Se si usa un'equalizzazione sottrattiva e si sente un miglioramento del suono, possiamo essere sicuri che sia effettivamente migliorato e che non sia invece un'illusione dovuta al volume più alto. Lavorare in questo modo è più difficile e richiede maggiore esperienza, però è anche il modo migliore per allenare l'orecchio e sviluppare consapevolezza.